In questo video vi spiego il significato e come sono nati gli onigiri. Onigiri in giapponese si scrive così, si legge onigiri. E poi onigiri viene da una parola nigiru, vuol dire stringere le mani. E poi attacchiamo o per fare più gentile e rispettoso. Tanti di voi già conoscete cosa vuol dire onigiri, sono polpette di riso, forse famoso come sushi, magari avete visto sul cartone animato. Onigiri è un modo di chiamare molto più conosciuto, però in realtà c'è anche un altro modo di chiamare che si chiama omusubi. Viene da una parola musubu, significa legare, fare stare insieme, fare unire. Parola musubu viene dal nome del dio dell'agricoltura che si chiama Kami Musubi no Kami. È scritto sul libro più antico della storia giapponese che si chiama Kojiki, pubblicato nel 712. Parla della mitologia giapponese. Dice che in ogni singolo chicco del riso c'è Dio e hanno pensato di avere il potere spirituale del Dio facendo stare insieme, cioè unire chicchi di riso. Quindi la parola musubi, origine del loro significato è unione dei dii e avere il loro potere spirituale. Ma quasi nessuna giapponese sa questa cosa, inclusa me. Io ho pensato di fare una piccola parte della spiegazione dei onigiri prima del video ricetta. Invece, facendo la ricerca, sono saltati fuori delle storie bellissime, incredibili e ho deciso di creare un video solo di significato degli onigiri, ma in questo punto degli omusubi. Musubi adesso significa legare, fare stare insieme, fare unire. E poi attaccando o prima per fare gentile e rispettoso si chiama omusubi. E poi un'altra cosa è molto affascinante, parla di come mai forma è triangolo. E dicono che montagna, forma di montagna che ci ricorda triangolo. Credevano, forse anche adesso magari credono, sulla cima della montagna abitasse il Dio, perché vicino al cielo, perché comunque montagna, bosco, c'è questa area molto spirituale, perché filosofia shintoismo parla che tutte le cose di natura soprattutto sono Dii, tutti Dii, riso è Dio, fiore è Dio, montagna è Dio, foglio è Dio. Quindi figuriamoci vedere una montagna grande, alto, inarrivabile, per noi qualcosa di molto, molto speciale, no? Molto grande. Quindi insieme il discorso di prima che unione di chicchi di riso, quindi di che uniscono, e poi questa forma di triangolo che assomiglia a montagna e forma che porta fortuna. Infatti onigiri è un simbolo di cibo giapponese, quasi soul food, cibo dell'anima per noi. Riso bianco, semplicemente una tazza di riso bianco, oppure onigiri secondo me ha preso ancora più forza. E adesso che ho saputo tutta questa storia bellissima, già sapevo perché so che le mani, palmo delle mani,
e esce un calore, un potere che è invisibile, ma abbiamo, no? Quando abbiamo un dolore sulle spalle, accarezziamo, quello fa bene non solo grazie alla nostra temperatura corporale, ma c'è qualcosa che soprattutto con amore, con affetto, accarezzando, naturalmente migliora il dolore. Quindi onigiri o musubi soprattutto si può chiamare anche power food, sarebbe cibo che ha forza, cibo potente. Sto facendo lo stesso disegno che ho disegnato nel altro mio video che si chiama riso bianco. Questo gesto chiamiamo gashou. Gashou suru, fare gashou. Gashou si scrive così, vuol dire mani giunte, fare attaccare fra le mani. Singolarmente si può leggere awaseru e tenohira. Questo gesto di mani giunte ci sono diversi significati. Una preghiera per la speranza, oppure dispiacere, oppure pregare il nostro sogno, obiettivo e il ringraziamento. Quando diciamo grazie, arigatou gozaimasu, potrebbe essere solo inchino, oppure insieme con le mani giunte, ancora più ringraziato. Un altro significato è un gesto prima e dopo del pasto, per ringraziare per i cibi e una persona che ha cucinato per noi. E questo discorso ho già fatto nel altro mio video che si chiama riso bianco, metterò il link, chi può interessare andate a vedere. E poi alcuni paesi asiatici fanno anche quando si saluta. Buongiorno, arrivederci. E questa cosa qua noi giapponesi non facciamo. Noi salutiamo solo o inchino o con le mani, no? Un po' occidentalizzato. Bye bye. Ciao ciao con le mani. Sto scrivendo l'ideogramma del kanji di palmo delle mani. Noi leggiamo tenohira. Tenohira vuol dire interno delle mani, mani aperti, palmo delle mani. Quella ideogramma alla destra ho scritto le mani, si dice te. Così un mano aperto per noi tenohira, proprio aperto. Con questi palmi delle mani facciamo onigiri o musubi. Questa ideogramma che si chiama tenohira sarebbe palmo delle mani. Ho scoperto che si può leggere anche tanagokoro, grazie a mia amica giapponese che abita vicino a casa mia. Ho regalato polpette di riso onigiri per il video che ho fatto e lei è venuta a prendere e poi parlando mi ha detto questa cosa qua che io non sapevo, ero sconvolta, ma bellissima. Adesso capirete perché è bellissima. Io sono proprio commossa di questa cosa qua. Poi naturalmente sono andata a ricerca tanagokoro cosa vuol dire e mi è venuta da piangere, è bellissimo. Ta di tanagokoro è un altro modo di chiamare di te. Te sarebbe le mani. Na è un altro modo di dire di no, sarebbe di. Kokoro è kokoro, il cuore. Come chirashi zushi, quando viene attaccata un'altra parola avanti, invece di
sushi viene chiamata sushi, no? Chirashi sushi, temaki sushi. E anche qua stessa cosa, invece di kokoro, tana kokoro, però vuol dire kokoro, il cuore. E la ideogramma kanji di kokoro si può leggere anche ura. La ideogramma principale del suono ura è questa ideogramma che ho scritto. Questo vuol dire rovescio. E poi ura si scrive anche questa ideogramma che di solito significa cuore, significa anche interno, tipo cuore del carciofino, interno, centrale. Ma la ideogramma del significato centrale o il centro si scrive così, si può leggere chushin. Sono veramente onorata di fare questo video, condividere con voi. Io essere giapponese ho potuto sapere questa cosa qua e poi grazie a voi, ringrazio a voi, perché se non esistevate voi io non avrei mai fatto questa ricerca. Io per fare video, una cosa fatta bene, volevo prima raccontarvi onigiri, e allora magari tante cose non lo so, scopro con voi, però devo anche spiegarvi, quindi devo proprio studiare, prima devo capire io, scrivo sul quaderno e ho saputo questa bellissima storia che mi ha arricchito tantissimo, mi sono veramente commossa. Ho pianto, no, non ho pianto, lacrime sono uscite, non sono cadute, ma sono uscite, sì. Quindi ho avuto una bellissima sensazione, come se ho viaggiato nel tempo, no? Di 700, ma non parlo di 1700, 712, anche prima. Questa fiaba giapponese, origine del Giappone. Omusubi, ma caspita, ma chi è che ha mai pensato? Semplicemente questa polpetta di riso è famoso per alcuni anime, manga giapponese, avesse questa storia. Pazzesco. L'ideogramma di riso kanji è questo, e si legge okome. Si legge come, ma attacchiamo o, perché per noi è un mitico, no? Quindi okome. E questa ideogramma fatta da questo disegno, no? Che significa 88. Per avere il riso, prodotto finale, il contadino maneggiava 88 volte piante del riso. Quindi prezioso riso. E poi questa storia veramente ci ha fatto capire che sono magiche questo piatto. Fate per piacere omusubi, a questo punto mi piace più chiamare omusubi, ma devo scrivere onigiri perché omusubi è sconosciuto. Fate omusubi o onigiri pensando una persona più cara per voi, con amore, affetto, perché possiamo mettere nel riso, nel onigiri o musubi, o per se stessi, se siete stanchi, amate voi e se stessi cucinando, facendo musubi, onigiri. Arrivato l'ultimo discorso che farò in questo video. Io prima di fare questo video sono andata un attimo a studiare altri youtuber che presentano onigiri. Allora, naturalmente youtuber giapponese fanno onigiri come me, sì, fanno leggermente diversa da me, sì, ognuno insomma abbiamo modo di presentarci e poi le ricette sono leggermente diverse. Però ho notato alcuni youtuber stranieri
quindi non giapponesi, che fa vedere onigiri e ho visto che anzitutto dico onigiri da che cosa sono fatti? Fatti da riso, il sale, la farcitura e alghe nori. Questo è onigiri. Invece loro facevano riso cotto, fino adesso va bene. Dopo, invece di condire con sale, condivano aceto, zucchero, sale. Queste tre cose usiamo per condire sushi meshi, riso per sushi. E quindi è diventata onigiri condire come sushi meshi. Quindi mi è venuta un po', come dire, sorpresa. Ecco, no, niente di male, perché sempre via libera, ognuno, insomma, sviluppare, ecco, diciamo, no? E poi farcitura alghe nori, quindi va bene, solo posto del sale condivano aceto, zucchero, sale, come se fosse fra onigiri e sushi, no? Perché una persona mostrava proprio come ricetta di onigiri con questo condimento e poi un'altra persona presentava tutorial di sushi fatto in casa, mostrava nigiri sushi e poi temaki sushi e poi questo onigiri come se fosse un tipo di sushi, ma onigiri e non è sushi. Volevo precisarvi questa cosa qua. Quindi poi vi ripeto, sono cose fantastiche, diciamo, no? Di innovazione, fusion. Però se voi volete sapere da giapponese onigiri cosa sono, io devo dirvi riso, sale, farcitura, alghe nori. Ecco, basta. Quindi questa cosa qua che riso condito con condimento di sushi e poi visualmente onigiri, né sushi né onigiri, quindi possiamo chiamare onizushi. Stessa cosa per voi italiani, vedere stranieri che cucinano carbonara con panna, cipolla, aglio. Questo video termina qui. Se vi è piaciuto, se siete interessati, mettete un like e iscrivetevi al mio canale cliccando sul mio logo in basso alla destra. Se schiacciate anche l'icona della campanella, riceverete l'avviso della prossima ricetta, in questo caso è ricetta dell'onigiri. Condividete questo video con qualcuno che possa essere interessato. Allora vi saluto, grazie a tutti, ciao alla prossima ricetta.